In tutte le nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo ci sono costruttori di gommoni. In Croazia abbiamo trovato una piccola e giovane azienda che realizza questo modello, Superrib 30 Open. Il layout di coperta è tradizionale, i soliti prendisole, i divani, il T-top, però attenzione perché ne esistono anche altre versioni. Infatti, non essendo costruito in serie, può essere customizzato. Lo stile è originale, molto geometrico, senza rotondità, a parte le camere d'aria. Non è come i tradizionali gommoni, la prua è tutta di vetro resina, molto robusta. Imbarco e sbarco possono avvenire non solo dalla delfiniera di prua, ma anche dalle pedane sui masconi. A prua si possono sedere fino a 6 persone, oppure aggiungendo un piano e un cuscino si può ottenere un prendisole per 3 persone. Sotto le sedute ci sono gavoni molto capienti e ben rifiniti. All'interno della console viene allestita la toilette, dotata di lavabo, mobile e carabottino. Il parabrezza è un plexiglass sportivo, senza profili, articolato su più piani. Si pilota in piedi, appoggiati o seduti, sfruttando il sedile convertibile, la pedana e la scassa sottostante. Vediamo come hanno allestito il mobile cucina. La costruzione è molto solida, è realizzata con resina vinilestere infusa sottovuoto. C'è una fitta rete di correnti e madieri e le selle dei tubolari si sviluppano anche sul lato interno, irrobustendoli e riuscendo così a realizzare anche una struttura più compatta. Il T-top è leggero, è di carbonio ed è sostenuto da 4 piloni, appoggiati però solo su 3 punti. Il pozzetto è arredato con 3 divani, ma solo quello di coronamento ha lo schienale imbottito. Hanno curato molto gli spazi di movimento a bordo e laddove poteva esserci uno spigolo lo hanno eliminato. Hanno posto la stessa cura anche nei dettagli, posso agguantarmi ovunque, c'è sempre lo spazio sufficiente. Questa zona poteva essere sfruttata meglio, magari con una pedana mobile che coprisse la vasca dei motori. E ora proviamo il Superrib nella sua versione 30 Open, ma col T-top. 2 fuoribordo Yamaha, 300 cavalli ciascuno, non sono la massima potenza, si può arrivare sino a 900 cavalli. Costruzione solida, robusta, ma sono rimasto sorpreso anche dalla qualità delle finiture, in coperta come nelle parti più nascoste. È una carena da Mar Mediterraneo, Deep V, 23 gradi a poppa, una enormità là davanti a prua e oggi saggiamo qui in Croazia questa carena in una condizione che secondo me è interessante perché se guardate laggiù quelle barche a vela così sbandate, beh, ci dicono che c'è vento e ci sono anche le onde. Direi che è meglio scappare da quella cosa che ci sta inseguendo là, un bel temporale. Questo cantiere spinge la personalizzazione al punto che potete dirgli come volete che sia il setup. Cioè, se volete un gommone più sportivo, più veloce, oppure un gommone più turistico, da gita con la famiglia. Cambiano le eliche, la posizione del fuoribordo e vi consegnano l'assetto migliore per voi.
Fino adesso non ho toccato il trim, proprio per rendermi conto di quanto sia facile pilotarlo. Sentite come taglia le onde, mantenendo un assetto che è parallelo alla superficie, con un angolo di incidenza molto basso. Siamo a 30 nodi. Consumo 60 litri ora. Queste condizioni sono sfidanti. Ah, che scatto! C'è qualcuno che mette gli step su questi gommoni, questo non ne ha bisogno. Mamma mia! Siamo molto veloci. 45 nodi, ho sempre il trim tutto basso. Adesso comincio a alzarlo. Sembra di essere tornato ai tempi delle gare, quando anche sul mare mosso non si molla mai. Giù la manetta, su il trim. Comincia a danzare un po' sulla poppa, non c'è da fare nulla, lo lasciamo così, si corregge da solo perché ha una carena che va da sé e va a 55 nodi. Potrei anche mollare il timone forse. Non fatelo, eh! Che gommone, che carena! Lo appoggiamo un po' sul tubolare in virata a 40 nodi e diamo anche un po' più di gas, anche sotto l'onda. Tiene lo stesso la rotta. Fantastico. Vediamo se va in testa coda. No. Ho un filo di trim. Spettacolare. Devo dirvi che sono proprio contento di essere venuto in Croazia a provare questo gommone Super Rib 30 Open, perché è la dimostrazione che anche un piccolo e giovane cantiere può realizzare dei gommoni che navigano veramente bene.